Nello scorso episodio siamo sbarcati a Marrakech, in Marocco. Un gruppo di 7 persone, tutte diverse. C'è Maria, mia suocera, Luisa e Davide, gli zii, Seri e Richard, gli inglesi, nonché sorelli. Le parentele le sbaglio sempre. Dopo le prime giornate a Marrakech che ci hanno lasciati senza parole, oggi ci spostiamo in un'avventura tra i monti dell'Atlante, la catena montuosa più alta del Marocco. Posso essere sincero, avevamo decisamente sottovalutato la difficoltà di questa escursione. Ore 7:30, oggi sveglia presto. Pronti per la colazione? Guarda qua, pole position. Allora, buongiorno. Che bello stamattina sulla terrazza, sempre bella colazione e a breve si parte perché abbiamo un incontro alle 8:30. Eccolo qui il nostro trasporto di oggi. No, eccolo qua invece la nostra guida di oggi, Youssef. Hello, hello. Siamo pronti per partire stamattina, il gruppo è pronto! Vabbè. Siamo partiti, siamo un piccolo gruppo, noi 7, più adesso stiamo andando a recuperare altre 2 persone che dovrebbero essere dalla Francia. Quindi oggi andiamo a un'ora circa da Marrakech, facciamo questa gita fuori città. Ecco, abbiamo prenotato ieri online e vediamo come funziona oggi. Dovrebbe esserci un po' di attività da fare, un po' di cose. Alla coopérative, il y a toujours plus de personnes. Prova, 1, 2, 3, prova. Adesso l'italiano. Allora, praticamente il programma prevede una sosta panoramica, poi la visita delle case berbere e delle cooperative dell'olio d'argan, e poi le cascate. Faremo un piccolo detour, anzi anticiperemo le cascate, così troviamo meno gente. Sta bene gli occhiali della Luisa, né? Siamo ormai usciti dalla città, siamo sempre più vicini alle montagne. La catena montuosa è quella dell'Atlante che attraversa il Marocco. È cambiato il paesaggio, molto più verde, ci sono tantissimi ulivi. Primo stop, punto panoramico ragazzi, sulla valle d'Urica, e questa è la valle che oggi visiteremo. Visiteremo anche una cascata e faremo un bel giro oggi. Guardate che bello il paesaggio in questo momento, è un pochino foschettino ancora stamattina, ma il sole non è troppo alto, quindi speriamo che migliori anche il tempo. Tutta la roccia vedete è molto rossa, ecco, intanto passa un ragazzo col motorino e da questo lato la vista sul fiume, sulla valle. Questo è uno stop molto battuto, vedete ci sono tanti turisti che si fermano qui durante i tour. No, thank you, grazie. No, thank you. E qui ragazzi vedete ci sono tantissimi souvenir che si possono comprare dalle rocce, addirittura i fossili e poi chiaramente tantissimi prodotti. Cosa Luisa? Non pensavo ci fossero delle montagne così alte. Senti il cuculo. Vero, c'è il cuculo. Ma ce l'abbiamo anche noi. Cucù. Anche noi alla mattina rompi il Non siamo sicuramente abituati a questo tipo di tour in cui ti portano, ti fermi, vai, giri, però devo dire che pensavamo fossero più pressanti sulla vendita, invece no. Ad esempio in questo caso ci siamo fermati, ovviamente ci sono i venditori. Paolo, cosa sta facendo? È tutto appiccicoso. Eh sì, perché è terra rossa. Qua c'è un po' d'acqua, rimane super fangoso appena c'è un po' d'acqua, quindi adesso che andiamo poi nel fiume bisogna stare attenti che non rimaniamo impantanati lì per sempre. per sempre addirittura.
Comunque stavo dicendo appunto che qua c'è questa parte dove vendono tutti i souvenir e quello che vendono di più è questo oggetto di terracotta che si chiama tagine. Abbiamo già visto anche nei giorni scorsi. Abbiamo già mangiato il contenuto anche nei giorni scorsi. È il coperchio e si cucina qua dentro in questo mega piatto tutto di terracotta. Infatti la terracotta è proprio uno dei souvenir più venduti, diciamo dei prodotti artigianali in realtà più realizzati qui in Marocco, e hanno realizzato tante cose, tra cui anche questo. Vedete che dovrebbe essere la cotubia, cioè il simbolo di Marrakesh. Siamo arrivati ragazzi, è bellissimo, è fantastico, siamo proprio all'interno della valle. Da questo lato si vede, si vedevano le montagne innevate e io sono diventato una specie di appendino perché sono tutti in bagno e mi hanno lasciato le borse. Attenzione, la camminata non sembrerebbe delle più semplici, ci stanno dando il bastone. Attenzione. Stiamo andando alla cascata ragazzi, qua sopra ci sono le scimmie, ecco la scimmietta qui sopra nelle viste diverse. Allora, non dovrebbe essere semplicissima, vediamo come va, non lo sapevamo a dire la verità. Speriamo vada tutto bene, perché si passa un po' in mezzo anche all'acqua, si passa in questi punti un po' difficili. Andiamo a vedere come va. Ecco qua per esempio passa il fiumiciattolo. Il paesino si chiama Siti Fatima ed è l'ultimo raggiungibile in macchina. Questa è la vista, adesso siamo saliti leggermente. Che spettacolo queste abitazioni che sono proprio a picco sulla roccia. Questi sono i monti dell'Atlante, la cima più alta è di 4100 e passa metri sul livello del mare e praticamente c'è sempre, quasi sempre la neve, tranne proprio in estate dove appunto la neve sparisce. La lingua ufficiale che si parla in questa zona è il berbero, che ha anche un alfabeto completamente diverso. È stranissimo da vedere, sembrano dei geroglifici, delle letterine strane. La seconda lingua è l'arabo e la terza è il francese. Arabo e francese si imparano a scuola. Ci hanno appena detto che il dislivello sarà di 200 metri, quindi in questa camminata partiremo da 1500 e arriveremo a 1700. Ci sono diversi ponticelli come questo proprio sul fiume e anche tanti ristoranti proprio sul fiume anche loro. Insomma è un po' dura, Ha funzionato la ginnastica quest'anno? Siete arrivata bella in forma? 3 volte alla settimana serviranno qualcosa. Oddio. Che dura. Dopo un pezzetto di salita si passa attraverso tutti questi negozietti di souvenir. Qua invece viene lavorata la pietra, quindi sono tutti questi. Ah, ecco, ci sta parlando il signore. Con acqua Alabastro. il colore. Ok. Fixa il colore con oliva. Sì. E con fuego. Col fuoco. Sì. Se vedere foto come vedere Ecco, vediamo un po' come. Ecco, stanno lavorando in questo momento. Si taglia alla mano. La difficoltà aumenta perché sta anche piovendo con il sole in questo momento. Io stavo per scivolare. Tutto bene, tutto a posto. Passaggio qua, vai Mary. Ma questo è difficile però. Luisa, attenta! Pesa ogni passo. È passata? Eccola. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Posto. Tira su il piede. Ci sono. La miseria. Abbiamo lasciato Maria e Luisa a questo checkpoint e adesso continuiamo noi, ma ha cominciato a piovere pesante. Quindi attenzione, potrebbe essere very very scivolous. Adesso sarà molto ripida di là, Sì, stiamo salendo tantissimo. Io ho preso il bastone di Maria. Tosta, non ce l'aspettavamo così, devo essere sincera. Questa è una scaletta un po' ripida.
Eccola la cascata, ultimi salti, siamo arrivati! È stata faticosa, ma siamo arrivati e devo dire che ne è valsa la pena. L'ultima parte è quella più difficile perché si attraversa tutto il fiume passando sulle rocce che sono bagnate ed è anche la parte più ripida di tutte, ma questo è quello che ti aspetta alla fine, questa cascata che è stranissima perché ha quello scivolo che sembra quasi una virgola, anzi. Scende, poi fa una curva e poi lì proprio fa la curva e poi l'acqua scende, cioè proprio si blocca lì, è come se la rallentasse un po'. Ok, qui ho sbagliato totalmente a fare la ripresa ed era tutto in slow motion. Il tempo che noi guardavamo la cascata e qui hanno costruito un ponticello. Sempre al rallentatore la discesa con Angela che dice che scendere è anche più difficile che salire perché ti vedi lo strapiombo davanti. Ok, torniamo alla velocità normale. Ragazzi, c'è un'affluenza molto grande di turisti. È un po' difficile in certi casi, no? Perché ci sono tante persone che salgono, tante persone che scendono, gli spazi sono molto stretti, quindi a tratti bisogna un attimo fermarsi, aver pazienza e far passare le persone, altrimenti poi si rischia l'incidente con tutta sta gente. O no, Davide? Sì. Con le scarpettine lisce sotto la suola. Non sapevamo che fosse così. Questo è il frigorifero della montagna, ci sono quelle due rondelline che praticamente spruzzano l'acqua da questo lato dove ci sono tutte le bibite e anche le arance. Siamo tornati giù ragazzi, adesso il pranzo è un pranzo d'eccezione, siamo proprio a lato del fiume, da questo lato ci sono questi piccoli tavolini, siamo seduti su questi cuscini e adesso stiamo aspettando, abbiamo ordinato il nostro pranzetto, fra poco arriva, chiaramente abbiamo una bella colina in bocca dopo la scalata è andata bene, alla fine tutti ce l'abbiamo fatta, arrivare su chi a metà, chi più in alto, poi continuava in realtà, ma il sentiero era molto più stretto, molto più in pendenza, quindi ci siamo fermati tutti, abbiamo tornati visto giù quella parte lì, siamo tornati giù e adesso si mangia. Sei soddisfatta Maria? Dai, di la verità. Sì, molto soddisfatta. È stato difficile? Un pochino, ma ce l'ho fatta. Brava. Very good. Attenzione perché scotta tantissimo, questo è pollo con le patatine e poi 2 couscous vegetariani con questa salsina che è sempre da aggiungere sopra, quindi la butti sul couscous per ammorbidirlo un po', e questo è un pollo che è fatto con il limone, le olive e inaspettatamente delle patatine sopra. Ah, beh, meno male che ci sono le patatine. Sale. Molte verdure, ma poco sale, stranamente, c'è sempre poco sale. In questi giorni stiamo assaggiando un po' di cose e anche poche spezie in realtà, ma ci vanno molto leggermente. E un'altra cosa, il pane, very good, che non è salato, è dolcino. sempre leggermente dolce, non tanto ma leggermente dolce. Com'è andato il pranzo? Benissimo. Vi è piaciuta questa cucina marocchina? Come vi sembra? Insipida. Un po' insipida, vero? Sì, manca sale. Mancava di sale, sì. Siamo in piena fase di abbiocco post pranzo. Anche qua dietro abbiamo perso Davide e Richard. E adesso siamo all'interno di quello che è una tradizionale casa berbera. Vedete che tutti gli edifici qui sono fatti di fango. Guardate che roba, questo qua è il più piccolo, quello col tetto più basso è quello che era l'hammam, quindi tutto quanto è scaldato qui fuori facendo bruciare qui il fuoco che scalda poi la sala interna. Questo posto col soffitto molto basso e stretto è praticamente quello che è un hammam, cioè si viene qua, ci si lava, ci si profuma, qua c'è l'acqua dietro di noi, qua credo che fosse per scaldare tutto quanto, quindi si siede qua tutto molto basso, c'è addirittura una videocassetta fuori, che non so cosa c'entri.
Come per i riad, anche qui c'è un cortile interno e queste mura alte che non permettono di vedere niente da fuori. Qui ci sono anche delle piante e lì dietro delle signore che schiacciano praticamente le noci dell'argan, che è un prodotto tipico proprio del Marocco. It's nut. In the first step, we remove the shells to get the nut. Then we break the nut to get the almond. Then, So this is the edible one? yeah, And this is for cosmetics? cosmetic. Okay. Yeah. Like this. And every 5 minutes we put warm water for separate the oil than the plastic. Fa ginnastica oggi Maria dopo aver fatto la scalata. Dall'altro lato. Gira forte, è uguale. Vai, vai. Pesante? È pesante? No. Non scende niente. Arriva, piano, 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 piano. Miele di argan, olio di argan, burro d'arachidi marocchino. Che è fatto ancora con le noci di argan. Assaggiamo. Assaggiamo com'è? A vederlo sembra uguale proprio al burro di arachidi. In realtà com'è? Assomiglia molto al burro di arachidi. Sì, è forte. Buonissimo. Il sapore. Mi piace tantissimo. Molto buono. Adesso assaggia il miele. È buono? È un sostituto perfetto. Il miele è buonissimo anche lui. Manca solo l'olio. Sembra più chiaro. No, perché è sul bianco, No. zia. L'olio sa di poco, io l'ho provato, forse quello devi usarlo più per condire o altro. Meglio quello d'oliva. Però per il resto, very good. Ci ha spiegato che si tira così tanto il tè per fare le bollicine ed è un modo tradizionale di farlo. Questo è molto dolce, non è alla menta però, è un tè diverso. Sarà ancora argan. È un tour molto turistico, quindi ovviamente c'è la parte finale in cui si provano tutti i prodotti, quindi abbiamo provato l'olio d'argan, sia quello che si può mangiare, quindi col miele e quella specie di burro d'arachidi, che poi tutti i vari profumi. Sono profumatissima, 2000 fragranze sulla mia mano, era 80% olio d'argan e poi il 20% tutte le varie fragranze, ci sono le creme, ci sono i rossetti, un sacco di cose e ovviamente alla fine se vuoi puoi comprare qualcosa. Adesso abbiamo perso metà gruppo, quasi tutto il gruppo, noi siamo fuori ma dentro stanno facendo tutti questi acquisti. Abbiamo una dimostrazione. La signora Maria ha comprato questo. Cos'è? Rossetto, È un neanche rossetto? sai il nome. È un rossetto. Rossetto ok. verde, perché ha voluto cambiare colore, ha detto adesso mi faccio le labbra Mi verdi. faccio con le labbra verdi. Oh. Provalo. No, non funziona. Non funziona. C'è qualcosa che non quadra. In teoria devi schiacciare di più. Sei forse. rotto. Provo. Sei già rotto. Vedi che colora, vedi che colora. Perché all'interno c'è l'enne è verde quando è al naturale così e poi però tu lo usi e diventa rosa, vedi? Ma Infatti questo vedi poi se ne sopra- va o rimane per sempre? Dovrebbe rimanere per 24 ore di idratazione. Dacci dentro Vai, di più. ma schiaccia di più. Ma che si vede adesso? Si vede un po'. Eccolo. Devi schiacciare Anche di più. sopra. Sì. Sì. Very Perfetto, nice. perfetto. Very Fanno nice. tutti. Basta, è Basta. Basta, adesso Adesso è a posto. Vai, snack. Anche la Luisa fa un bel passaggino. Non esagerare perché poi vedi che viene fuori tanto. Viene fuori Basta, dopo, sì. basta. Sopra? Non deve essere tanto, sennò. Ecco qua. Lei c'ha le labbra già scure. Fallo anche qua nella parte degli occhi. Fai mamma? mamma. Vedi? Poco vedi. bisogna fare, poco. Vediamo? Risultato? Madre, che bella sciurotta! Cheese! Bello, mi piace. Adesso siamo sulla terrazza della casa Berber, ragazzi. Siamo immersi in un panorama assurdo tra le montagne. Ci sono anche altri paesini lì abbarbicati nelle colline. Bellissimo. Si ragazzi, mimetizzano, bellissimo. però quasi non li vedi perché le case sono fatte della stessa roccia della montagna, no? Quindi sono mimetiche. Se non presti attenzione neanche noti che ci sono appunto i villaggi proprio lì appesi, sembrano, sui fianchi delle montagne. Là in fondo si vedono addirittura le cime più alte, si vede un pochino la neve e noi venivamo proprio da lì, da quella valle. Poi adesso si è aperto anche il cielo, quindi ragazzi fantastico. Passando poi scendendo dalle montagne
Ma ragazzi è proprio bello, proprio bello. Adesso stiamo tornando invece verso Marrakech, quindi adesso dopo questa sosta torneremo verso la città e direi possiamo dargli un bel voto a questa giornata, a questo tour. Sì, allora ci aspettavamo che fosse comunque turistico, perché lo sapevamo e sapevamo che era questa cosa organizzata. Anche l'abbiamo organizzata ieri sera, abbiamo prenotato proprio ieri sera per stamattina. Una cosa così al volo. Sì, però abbiamo detto almeno vediamo qualcosa un po' fuori, anche perché oggi davano il sole, ma nei prossimi giorni non sappiamo come sarà il meteo. Quindi abbiamo approfittato per fare oggi questa gita fuori dalla città. Alla fine è un'ora di viaggio, un'ora e mezza, proprio a farla molto con calma, un gruppo piccolo, quindi alla fine ci siamo anche divertiti così. Per gli amanti dei gatti il Marocco è il top. Eccolo qua, anche questo gattino che se la spassa sul divano. Com'è? Bello! Vedi? Ora siamo pronti a profumare tutto il bar con tutti i profumi. Siamo tornati in città e prima tappa subito assolutamente al bar. Ci siamo presi tutti quanti il tè e il caffè. Questi sono i caffettini piccoli, c'è la versione piccola che è questa, diciamo petit, e quella grande di Richard. Scusami Richard, quella grande. Tutto molto buono, anche se quello di ieri sera forse era un cicino in più forte, più strong, però devo dire che il caffè è veramente buonissimo in Marocco. Questo è il barettino ragazzi, molto bello, signore, addirittura con la giacca, e vedete ci sono tutte le sedie con i tavolini, tutte le sedie sono posizionate da questo lato guardando la strada, quindi chi si siede al bar guarda praticamente quello che succede sulla strada di fronte a lui, e infatti vedete passano anche i cavalli, molto interessante. Siamo tornati ragazzi alla piazza principale di Marrakech, guardate quanto è più viva a quest'ora, ci sono tutti gli stand aperti, stanno aprendo tutti gli ombrelloni, lì adesso ci sono credo tutti i ristoranti, perché vedo un movimento pazzesco. Ecco, c'è un sacco di gente in più rispetto alla mattina e al pomeriggio. Cambia completamente faccia questa piazza, si anima sempre di più durante la giornata fino alla sera, che è il momento massimo di culmine in cui sono tutti in giro, le temperature sono più basse, escono tutti i venditori, quindi ce la si gode di più la sera. Ci sono addirittura i banchetti delle lumache ragazzi. Hello! Non fanno per noi le lumache, sono diversi, eccone qua un altro. In generale c'è tanto pesce, tanta carne. Hello! È ancora un po' presto per mangiare perché comunque sono le 6, quindi adesso abbiamo mangiato tantissimo oggi a pranzo. Hello! Italy! Sono guardafratello, il numero 1545, spedini, annello, carni, verdura. Più tardi. Acqua gratis fratello, magari dopo domani. Sono un po' pressanti le persone qua? Abbastanza. È un po' troppo, vero? Sì. Ci spostiamo? Dove andiamo? Andiamo a mangiare da un'altra parte? Un po' più fuori? La piazza Jemaa El Fna è il cuore di Marrakech. Ci ripassi sempre quando sei nella Medina e ogni volta ci trovi qualcosa di diverso. Non si conosce l'origine di questa piazza né l'origine del suo nome, che potrebbe significare l'assemblea del defunto. Un po' macabro, lo so, ma potrebbe essere legato al fatto che nei secoli passati questa fu sede di esecuzioni capitali. Ha una forma irregolare e si divide in due parti. La prima, più grande, è rivolta verso la moschea della Kutubia. La seconda si trova nel lato nord e confina con i souk, cioè i mercati coperti. La piazza è il luogo perfetto per scoprire le attività tradizionali berbere, ascoltare i cantastorie e musicisti, osservare ballerini, fakiri e incantatori di serpenti. Una delle vie che escono dalla piazza principale è la via dei ristoranti economici. Adesso non saprei con esattezza come si chiama questa via, però è questa, magari qualcuno potrebbe anche riconoscere. Abbiamo trovato un posto molto buono per mangiare, dove fanno anche le falafel. Avevamo voglia di falafel tutti quanti, e questo è il posto, si chiama Snack Adam, e noi ci siamo sistemati là sopra. Per accedere bisogna passare da qui. C'è una scaletta minuscola, primo è un po' bucato, poi si va su, ed ecco dove ci siamo messi noi. Stasera mangiamo le favelas, no, Le oggi mi va bene. Falafas, no, falafas. falafas.
Falafel. Non gli entra proprio, cioè sanno cos'è ma non ricordano il nome. Polpette di ceci. Oh, l'italiano. Sono arrivate le falafel o le favelas, secondo qualcuno. Buon appetito! Buon appetito! Bellissimo ragazzi, adesso la piazza accesa per la sera, qua si vendono i dolci e poi è tutto illuminato, anche il minareto e tutti i vari banchetti, è bellissimo, la sera è molto più bello devo dire rispetto al giorno. Purtroppo ragazzi si vedono tantissime scene di scimmie che vengono portate qua per insomma fare la foto con i turisti, là c'è un signore con le scimmie, poi abbiamo visto anche i cobra, i serpenti. E insomma questa cosa non ci piace particolarmente, però ecco ci sono molte persone che vivono di questo, quindi portano qui, per esempio lì ci sono, eccoli là, ci sono i serpenti lì dietro e non mi avvicino perché comunque avvicinandosi ti viene chiesto di pagare una somma per la foto, per il video. Eccolo lì, signore che in genere comincia poi con il flauto a suonare per darti un po' quell'atmosfera da incantatore di serpenti. Come direbbe qualcuno ragazzi, siamo ben cotti, proprio a puntino, anche qualcuno qui è ben cotto, devo dire. È stata una bella giornata perché c'è stata anche l'arrampicata fino alla cascata, abbiamo camminato un sacco, ma la cosa bella è che abbiamo visto anche un'altra faccia di questo paese, quindi dopo il centro di Marrakech ci siamo spostati tra i monti anche. È andato benissimo, il gruppo è contento ragazzi, il gruppo è contento, non ci sono stati ancora screzi, tutto a posto, tutto Speriamo a posto. vada avanti così. Reggono bene, dai. Sì, allora continuerà la nostra esplorazione di Marrakech e di questa parte del Marocco. Domani adesso andiamo a dormire, anche se fuori devo dire che stanno facendo festa perché si sentono dei tamburi, delle persone che cantano. Vuoi andare a vedere? Boh, vediamo adesso vediamo se ci rivestiamo, siamo un po' siamo un po' sotto la copertina. Angela, come dicevamo, iscrivetevi al canale ragazzi, se non l'avete ancora fatto, super importante. Noi ci vediamo al prossimo video dal Marocco. Alla prossima ragazzi, ciao.